Ciao amici, questa che vedete è la parmigiana che ho fatto l'altro giorno, che è un piatto che ho fatto spesso quest'estate perché lo adoro decisamente. Allora, per 2 persone può bastare anche semplicemente una melanzana. L'importante è che la tagliate in modo regolare, è meglio di come l'ho fatta io, così la cottura sarà perfetta in ogni parte. Poi cospargete di sale grosso e mettete sopra un peso in modo che si possa far uscire il liquido a marognolo. L'importante ci stia 1 ora, 2 al massimo, ma la cosa più importante è che voi riusciate a sciacquare veramente bene ogni singola fettina e ad asciugarla, perché se così non fosse la vostra parmigiana sarà salatissima e quindi immangiabile. Quindi fate molta attenzione a questa fase perché merita veramente accuratezza. C'è anche chi non le scola, io preferisco farlo. Poi preparate il vostro soffritto, io faccio sempre olio, aglio, cipolla. Procedete a fuoco vivace, aggiungete un po' d'acqua, se volete anche un po' di burro, chiaramente le spezie, origano, timo, rosmarino, il succo di pomodoro, ovviamente, sale, anche se io sale non ne metto perché un po' di sale rimane sempre nelle mie melanzane. Nel frattempo potete anche friggerle, il punto di perfetta frittura è 170 gradi, non mettetene troppe tutte insieme se fate una misura più abbondante di quella che ho fatto io, perché sennò vi si abbassa troppo la temperatura dell'olio. Quando sono belle che fritte, asciugatele bene, tamponatele dall'olio. C'è anche chi le mette nell'essiccatore, ma in questo caso non l'ho fatto. E poi procedete con la composizione a strati, che è pomodoro, mozzarella, sempre le spezie, origano, basilico fresco. Io qui l'ho messo solo secco, andava bene lo stesso, ma fresco è più bello anche dal punto di vista estetico, è più gustoso ancora. E continuate i vostri strati. Io qui ho usato una mozzarella sola, ma se ne possono usare 2. Chiaramente mettete il parmigiano reggiano e ancora pomodoro e ancora uno strato di melanzana e spezie, melanzane, insomma, così via. Potete tenere il sugo anche un po' liquido, nel caso l'avete ristretto troppo il sugo di pomodoro, mettete quando infornate anche un foglio d'alluminio a mo' di cappuccio di tetto, in modo che non evapori troppo, perché la melanzana deve cuocere. Se invece preferite una versione light della parmigiana senza frittura, allora la cottura sarà molto più lunga, non sarà mezz'oretta, 20 minuti, ma potrebbe essere anche 1 ora e mezza, dipende dalle temperature del vostro forno, ma io l'ho provata a fare anche senza frittura. Ho dovuto controllare più volte, ma è stata dentro, mi pare, anche 1 ora e mezza. Rispetto a certe istruzioni che mi dicevano bastano 30 minuti, tu le metti al forno un quarto d'ora prima. Io preferisco farle fritte, una volta che le mangio mi piacciono proprio così. Quindi io ho fatto una cottura di 180 circa per 25 minuti, mezz'ora circa. Quando impiantate potete mettere un filo d'olio e le 2 foglie di basilico di cui dicevamo prima, fresche. La parmigiana è sicuramente uno dei piatti più deliziosi che ci siano, un piatto estivo che però anche se preparato in grande quantità e congelato può darvi del gusto quest'inverno. E con questa vi saluto, spero che facciate tantissime parmigiane buonissime, ve le gustiate tutte, e se vi è piaciuto questo video mettete anche un mi piace, iscrivetevi al canale per rimanere in contatto magari. Alla prossima, ciao!